Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche per il periodo estivo 2022. Come dico sempre, sono letture fatte per un collettivo. Prendete quello che vi risuona e lasciate andare il resto all'universo. Per avere poi un messaggio più completo potete anche ascoltare il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione poi trovate proprio il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Bene, mostrami Vergine, tendenze energetiche per il periodo estivo 2022. Ok. Abbiamo la sacerdotessa, cari amici della Vergine. Qui si sta parlando di quello che potrebbe essere un qualche tipo di percezione, di intuito che si sviluppa, un'intuizione magari che arriva per qualche tipo di situazione o qualche tipo di relazione. La sacerdotessa potrebbe anche parlare per qualcuno di quello che è un inizio di uno studio, magari in campo esoterico. In effetti abbiamo anche la stella, la prima carta della lettura, e anche qui parla di apertura del terzo occhio, lavori di visualizzazioni, magari qualcuno ha iniziato a lavorare con la legge di manifestazione. Si parla comunque di quello che è una ricettività, e per certi versi parla anche di una scelta superata. Andiamo a vedere. Allora abbiamo la stella, il sole, il 4 di spade e la regina di coppe. Allora, come vi accennavo, la stella parla di quello che sono dei desideri, degli obiettivi, magari qualcuno, parte, diciamo nel periodo estivo con quello che è un'idea di un nuovo progetto, un nuovo scopo di vita, mi verrebbe da dire. Per qualcuno si tratta proprio di un cammino di tipo spirituale, che porta verso questo sole, verso l'espansione, verso quello che è la crescita. Ma wow, ma che periodo bellissimo! Perché comunque avete anche un 4 di spade che parla di guarigione, parla di quello che è il prendersi un momento per ricaricare le pile, per riposare, okay? E poi c'è la regina di coppe, che potrebbe rappresentare, essendoci la sacerdotessa, quello che è la vostra connessione con il vostro lato intimo più profondo. È come se imparaste ad ascoltarvi, mi verrebbe da dire. Ok, allora proseguiamo poi con un 8 di spade al contrario, un cavaliere di bastoni, un 7 di bastoni, quindi e il 3 di coppe al contrario. Quindi sento davvero che qui c'è qualcuno che è talmente concentrato su se stesso da non comunicare quasi con il resto del mondo. Si va avanti per la propria strada, ok? Senza guardare troppo in faccia agli altri, senza guardare troppo in faccia neanche quelli che sono gli amici, quelli che è il gruppo che vi circonda, perché vi ricordo che potrebbe anche essere una stesa di lavoro questa e parlare di una nuova idea, di un nuovo progetto che voi volete far crescere. Come vi dicevo, ad agosto c'è questo movimento con questo cavaliere, di bastoni verso una nuova direzione. Per qualcuno questo cavaliere di bastoni, come anche la regina di coppe, potrebbero rappresentare delle persone che vi sono intorno. Potrebbe essere la vostra persona di interesse, nel caso per voi vivere come una relazione, ehm, diciamo d'amore, affettiva. Potrebbe essere la regina di coppe molte volte fa riferimento alla mamma, alla madre, ehm o potrebbe anche essere magari qualche collega, qualche superiore, dipendendo appunto da come a voi vibri la stesa, insomma. Andiamo avanti, vediamo come concludiamo il periodo. Okay. Allora abbiamo un 4 di coppe, un 6 di bastoni, l'imperatore e il 6 di coppe. Wow! Quindi terminiamo molto bene direi questo periodo. Se, diciamo così, ad agosto siete completamente concentrati su voi stessi, siete completamente, ehm, concentrati su quello che è il vostro obiettivo, la vostra direzione, perché qui è come se non comunicaste a nessuno, voi non state dicendo a nessuno
verso dove volete andare e che cosa volete fare, insomma. È un po' come se vi teneste per voi, se fosse il vostro risveglio interiore per certi versi. E davvero sento che con questa stella e con questa regina di coppe ci sarà quello che è una presa di consapevolezza, un contatto, se vogliamo, con la vostra parte più intima. Ripeto, tornando ad agosto, sento che sarete molto focalizzati su voi stessi, su quello che è il vostro percorso di guarigione, sul vostro star meglio, su quello che è il vostro sentire, su quello che è il vostro obiettivo. Non perché diventerete egoisti, ma semplicemente perché sarete più focalizzati. Vi sento più concentrati, vi sento con un'intenzione più forte in questo senso, di andare verso quello che è il vostro obiettivo, qualunque sia l'obiettivo, che sia un nuovo progetto di lavoro, che sia il manifestare un'anima gemella, qualunque esso sia. Diciamo che verso fine agosto, inizio settembre, scusate, nella linea sotto abbiamo il 4 di coppe, sì, vabbè, le avevo dette. 6 di bastoni, l'imperatore, 6 di coppe. E dicevo, verso la fine del periodo, si va comunque verso quello che è una stabilità con l'imperatore. Abbiamo il 6 di bastoni. Il 6 di bastoni è una carta che parla di successo, è una carta che parla di vittoria, è una carta che parla di leader, di colui che guida le masse, e di fianco abbiamo l'imperatore. Quindi qui c'è qualcuno che in qualche modo ha quel tipo di vittoria, diciamo così, quel tipo di riconoscimento che dà la stabilità, dà la concretezza, dà quello che è il potere. Io sento che a inizio estate avrete un'idea, mi parlano di idea geniale, mh? Sulla quale poi probabilmente rifletterete un pochettino. Questa energia del 4 di spade la potrei anche rivedere in questa sacerdotessa, il fatto di, guardarsi dentro, il fatto di farsi certe domande, il fatto di il 4 di spade parla anche proprio di quello che è un ritiro spirituale, e qui abbiamo la regina di coppe che parla di tutto quello che è il mondo interiore, il mondo dei sentimenti, il mondo delle emozioni. Quindi qui si parla proprio di guarire nel profondo tutto quello che è la propria emotività. Per qualcuno sento che si tratta di diventare madre di se stesso o di se stessa, okay, però sento che molte persone tutto questo percorso di guarigione che si farà a inizio estate, diciamo così, lo terranno per sé. Non si faranno più influenzare dalle energie esterne. L'8 di bastoni normalmente rappresenta una comunicazione quando è dritto, in questo caso è al contrario, quindi sento che qui molte persone diventeranno un po' più taciturne su quelle che sono i loro obiettivi, i loro desideri, i loro progetti, e semplicemente in agosto andrete avanti per la vostra strada. Credo che non vi farete neanche tanto coinvolgere dagli amici, perché comunque il 3 di coppe è al contrario. Non è uscito un 8 di pentacoli, ma per certi versi sento che sarete molto focalizzati su un qualche tipo di lavoro. Immagino che sia il lavoro interiore, perché non date molto spazio alle distrazioni. E vi dirò che anche se poi con questo 4 di coppe siete un po' lì, che state, io credo che qualcuno si chieda: arriverà quello che è la vittoria, arriverà il successo, ci sarà un risultato di tutto questo tipo di lavoro che ho fatto? È servito tutto quello che ho fatto? E la risposta è sì, arriverà, perché qui abbiamo un 6 di bastoni che parla di successo, di vittoria, abbiamo l'imperatore che, ripeto, parla di stabilità, parla di concretezza, di potere personale, parla di qualche cosa di stabile. Potrebbe anche rappresentare un padre, potrebbe rappresentare, un capo, quindi potrebbe anche essere che ci sia un riconoscimento da parte di una persona, diciamo, più in alto nella scala lavorativa rispetto a voi. Terminiamo con un 6 di coppe. Iniziamo con la carta della stella che fa riferimento anche ai sogni, mh? Forse qua quelli ad occhi aperti, e qui anche i sogni, dell'infanzia, però son 2 carte di sogno entrambe, che rappresentano il sogno. Quindi io sento che qui, in un certo senso, si rafforzerà questo tipo di desiderio, questo tipo di sogno. Per qualcuno il 6 di coppe parla di quello che è un incontro con un'anima gemella. Datemi ancora una carta per il 6 di coppe, per piacere, grazie.
così tanto per specificare un po', sì, potrebbe proprio entrare un re di spade. Quindi per qualcuno questa ritrovata sicurezza in sé potrebbe poi portare a quello che è, l'ingresso di questo re di spade, quindi di una persona che ha già uhm, un suo potere personale, che, è già arrivata ad un certo punto della sua vita, ha una maturità mentale di un certo tipo, quindi sì, potrebbe proprio essere che se non siete in coppia, se non avete una relazione magari stabile in questo momento, potrebbe essere che tutto questo lavoro di introspezione, questo focalizzarvi su voi stessi, vi faccia diventare comunque più sicuri di voi stessi. Di conseguenza ci sono poi le basi per arrivare a conoscere questo re di spade. Se non rappresentasse una persona che entra nella vostra vita, ma non credo, perché comunque avete 6 di coppe, potrebbe anche essere qualcuno che torna dal passato, se però non rappresentasse una persona, potrebbe rappresentare il fatto che voi finirete tutto questo periodo con quello che è una forte chiarezza mentale, una forte, ma poi avete anche l'imperatore, quindi sento proprio che sarà un periodo di stabilità, di trovare le vostre basi. Avete il sole, si parla di curare il bambino interiore, si parla di protezione, di crescita, di espressione del proprio sé. È un periodo a livello introspettivo. Sento che per molti della Vergine sarà davvero un salto a livello, quantico mi dicono? Sì, un salto a livello quantico. Qualcuno passerà magari dalla terza alla quinta dimensione, ehm, piuttosto che si cambia, detto in parole più semplici, si cambia la propria vibrazione interna, ci si pulisce, ci si guarisce. C'è un bellissimo 4 di spade che parla del prendersi un riposo. E qui alla fine del periodo lo si vede, perché qui c'è: "Okay, ritrovo me stesso, ritrovo me s ritrovo me stesso, ritrovo me stessa". Qui c'è: "Adesso che ho capito chi sono, vado avanti per la mia strada", e qui c'è quello che è: "Okay, uhm, il tipo di lavoro che ho fatto funziona, mi porta a successo, mi sento più stabile, più sicuro di me o sicura di me". E questa carta potrebbe rappresentare, ripeto, o una persona che ritorna dal passato, qualche tipo di anima, magari con la quale avete firmato dei contratti in qualche vita precedente, perché questa parla di anime karmiche anche questa carta. Karmiche nel senso non di relazioni karmiche, perché le relazioni karmiche sono quelle che tendono ad essere distruttive, le relazioni con anime gemelle tendono ad essere costruttive. Però quando io parlo di anime karmiche intendo, che c'è un karma che è stato c'è un contratto di anime, ecco, diciamo così che è più corretto, che magari è stato fatto in qualche vita precedente. Ed essendoci comunque anche la sacerdotessa, sento che qualcuno qui lo sa. È come se, per una parte di voi si trattasse di semplicemente diventare ricettivi, ascoltare voi stessi, i messaggi che già fondamentalmente sapete, perché la sacerdotessa è colei che sa, voi sentite certe cose, magari si tratta di stare attenti ai segnali. Comunque un buon periodo. Allora, okay, è già uscita la carta dei guerrieri di luce, celebrazione. Celebra i tuoi, come posso dire, non guadagni, i tuoi le tue vittorie, diciamo così. Sei davvero le tue risorse, ecco. Sei davvero un regalo all'universo. Qui davvero, secondo me c'è molta gente in questo gruppo, della Vergine che sta sviluppando la propria spiritualità, la propria intenzione, magari state iniziando a leggere le carte, si parla di qualche tipo di studio in materia esoterica. La sento molto in questo senso, la stesa, okay, e quindi qui c'è anche la celebrazione, quello che qua non fate in realtà. Voi siete un dono all'universo e qui alla fine del periodo si vede, avrete quello che è il riconoscimento, la vittoria. Voi siete nati per essere un leader. Cari amici della Vergine, questo è quello che ho per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio per tutto l'appoggio che mi state dando, per i like, i commenti, le condivisioni, le iscrizioni e per il tempo che avete trascorso qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.